Ciao a tutti, amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche affettive per la prima parte di luglio 2023. Wow, abbiamo la carta della stella, amici del cancro. Nuovi obiettivi, nuovi desideri anche. Si parla di canalizzazioni, si parla di intuito e quando c'è la stella si parla anche sempre di speranza. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se volete completare il messaggio potete ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. E per capire come unire questi tre oroscopi trovate una guida sotto nella descrizione del video che vi spiega come fare. Sempre nella descrizione trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi e altri link a video che potrebbero interessarvi. Ok, allora abbiamo la carta della stella, il re di bastoni, abbiamo un 6 di coppe, un 9 di bastoni, un 10 di coppe. Ragazzi, ma che carte splendide! Vediamo come terminiamo. Un 6 di denari e un 2 di bastoni. Amici del cancro, devo dire che le carte non sono per niente male, anzi, riprendiamo con la stessa energia della carta tema, quindi la carta della stella, una nuova speranza, una nuova idea anche potrebbe essere per qualcuno. Magari fa riferimento proprio a questo re di bastoni, che potrebbe essere, ragazzi, la vostra persona di interesse, qualcuno che magari stavate sognando, perché vi dico che questo re di bastoni è in mezzo a due carte che parlano di sogno, sia il 6 di coppe che la carta della stella parlano di sogno. Questo è un sogno, diciamo, riferito al futuro, se vogliamo, questo è un sogno del passato o perché rappresenta sempre l'amore romantico, l'amore che si sogna, l'amore idilliaco che si sogna durante l'adolescenza. Quindi è un po' l'amore per eccellenza, no? Quello che apparentemente è perfetto, è in armonia. Tenete presente che comunque un 6, e anche qui avete un 6, è un numero di armonia. Abbiamo però anche questo 9 di bastoni. Qui il 9 di bastoni, ragazzi, mi dice che ci sono delle barriere, o sono le vostre che state mettendo, oppure potrebbero essere degli ostacoli esterni nei confronti di questa situazione o di questa relazione. Le carte poi qui alla fine le vediamo poi direttamente con i mini tarocchi. Adesso ripartiamo dalla carta della stella, andiamo a vedere. Abbiamo un asso di pentacoli al contrario e un cavaliere di pentacoli al contrario. Qui è come se ci fosse ancora la speranza di un movimento da parte di questo cavaliere di pentacoli. Può anche essere che qualcuno ricominci a nutrire una speranza per iniziare a costruire qualche cosa. Andiamo a vedere il re di bastoni, papa e fante di spade. Allora, questo re di bastoni, ragazzi, potrebbe essere il vostro partner, o potrebbe essere, se per esempio non avete nessuno, una persona che conoscerete. Essendoci il Papa, allora ci sono diverse chiavi di lettura, o magari la conoscete durante un evento sociale, una manifestazione, una fiera, un rito, una cerimonia, oppure
potrebbe fare riferimento al fatto che questa persona potrebbe essere sposata. E rivedendo, riandando un attimino indietro, vedendo questo cavaliere di pentacoli al contrario, ragazzi, io ho come la sensazione che qualcuno stia un po' vivendo nella speranza di essere riconosciuto un giorno, di ricevere, diciamo, il valore che giustamente ci si merita. È come se ci fosse da andare. Vi dico un'altra chiave di lettura del Papa. Può anche essere che questa persona sia un personaggio pubblico e che è come se ci fosse una sorta di eccessiva visibilità, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere questo 6 di coppe. Asso di coppe. E 3 di bastoni. Allora, qui ragazzi ho come la sensazione che ci sia la voglia di innamorarsi, ok? Ma ci sono delle barriere che ve lo impediscono. È come se da un lato voleste, diciamo, riproporre voi stessi, mm? L'idea di quella che è la relazione in luce. Quindi è un po' come se molti di voi dicessero, ok, c'è effettivamente una possibilità, c'è la probabilità, merito di vivere una relazione felice, merito che la nostra relazione sia felice, c'è voglia di aprire il cuore, c'è voglia di guardare al futuro, ma credo che con questo 6 di coppe ci sia anche un'aria un po' troppo sognatrice. Andiamo a vedere il 10 di bastoni, il 9 scusate di bastoni. Abbiamo la carta della giustizia e il fante di coppe al contrario. Allora, tenendo presente che c'è sia papa che giustizia, qua ci potrebbe essere qualche contratto di mezzo, che come avevo detto prima, potrebbe essere un contratto di matrimonio col papa, ma potrebbe anche essere un contratto lavorativo o burocratico o c'è comunque qualche questione che bisogna mettere in regola prima. Ragazzi, mi parlano di divisione dei beni, vi risuona? È come se doveste tutelarvi prima di buttarvi in questa relazione. E se avete figli, dovete prima tutelare i figli. Andiamo a vedere il 10 di coppe perché ragazzi voglio dire c'è un 10 di coppe. 10 di coppe è il compimento, l'appagamento emotivo, la famiglia completa, il raggiungimento di un risultato, di un obiettivo. Abbiamo un altro 10, un 10 di spade, un re di spade e la regina di coppe. Io qui ho come la sensazione che si lasci indietro un periodo che magari non è stato proprio troppo positivo per voi e inizi un periodo di abbondanza emotiva, ragazzi. Con questo re di spade vi dico che probabilmente ci saranno dei tagli da fare. Qui abbiamo la giustizia, vi ricordo che la giustizia è una carta che ha una spada. Anche lei taglia per riportare in equilibrio i piatti della bilancia. Ci sono delle cose magari a livello materiale che si possono lasciare indietro, ci sono delle cose che invece non si possono lasciare indietro e quindi bisogna puntare i piedi. Però guardate, io ho la sensazione con questo 10 di spade che qui si lasci veramente indietro qualche questione spinosa, sia che abbiate già una relazione, sia che siate single, nel senso che probabilmente questa sofferenza riguarda voi, il passato e quello che, diciamo, quanto poco vi siate sentiti valutati. E invece qui, con anche il 6 di pentacoli che adesso andiamo a vedere, c'è un giusto scambio. Avete 2 6.
sono carte di armonia. Vi ricordo che anche la carta degli amanti è un numero 6, è una carta di scambio equo, è una carta anche di generosità. In questo mazzo si vede molto bene, c'è un personaggio ricco con la borsa piena di soldi che distribuisce la propria abbondanza, condivide la propria abbondanza. Il 6 di Pentacoli è una carta di condivisione, di crescita, di scambi anche proprio. Andiamo a vederlo. Tre di Pentacoli al contrario e 10 di Pentacoli al contrario. Allora, devo dire che anche il 10 di Pentacoli è una carta di contratti, ma essendo un arcano minore e qui essendoci due arcani maggiori, ripeto, è tutta una storia di pentacoli. Quando qui vi accennavo alla divisione dei beni, ci potrebbe essere qualche questione da dividere, da condividere, che sì, può essere una questione economica, quindi come devono essere condivisi, magari, non lo so, i doni ricevuti dal cielo, bisogna anche condividere le spese, perché giustamente è molto importante creare questo equilibrio anche da un punto di vista economico per voi. Soprattutto perché penso che molte persone guadagnino meno della vostra persona di interesse. O può anche essere che siano in un inizio di un percorso lavorativo e che quindi non abbiano tutta questa disponibilità monetaria da poter far fronte alle spese anche per l'altro, soprattutto se vivete già insieme. C'è da condividere le gioie ma anche i dolori, insomma. E vi dico i dolori perché quando c'è il 10 di pentacoli al contrario, può essere che ci sia qualche, diciamo, spesa imprevista dovuta a delle riparazioni per la casa, piuttosto che a dover chiamare dei professionisti per fare delle ristrutturazioni. In realtà il 6 di pentacoli è una carta di abbondanza, però avendo questa sorta di gruppo di pentacoli qui, insomma, ecco quello che vi posso dire, perché anche qui ne avevate due girate al contrario, quindi metteteci un occhio in questi 15 giorni in quello che sono la distribuzione e la condivisione delle finanze, piuttosto che potrebbe anche essere tra voi e i vostri figli, per esempio. Cioè, se un determinato mese ci sono delle spese in più da fare, purtroppo si rinuncia ad altre cose, cioè ci si arriva il mese dopo e pazienza, non importa. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Queste sono tante. No, solo due per piacere. È interessante perché in questo mazzo il 2 di bastoni, adesso ve lo tiro su, è rappresentato con un fagiolo. Abbiamo il sole e il 6 di coppe nuovamente. Guardate il 2 di bastoni al fagiolo e le piante che crescono, che nascono. Il 2 di bastoni in realtà è una carta di indecisione. È una carta di qualcuno che sta vedendo il futuro, ma allo stesso modo è radicato nel passato, in quello che è, perché vedete che questa nuova pianta nasce dal fagiolo vecchio, da quello che è la madre, diciamo, la terra, se vogliamo. Ha proprio un riferimento con le radici in quanto terra, no? Quindi le radici materne o paterne o il posto in cui si è vissuti per una vita. Ed è come se ci fosse una sorta di indecisione tra la zona di comfort alla quale magari siete abituati piuttosto che il guardare al futuro con occhi diversi. Guardate, è un buon periodo. Potrebbe essere che qualcuno vada a convivere, che riceva una proposta di convivenza o addirittura anche di matrimonio, vi dico. Qui abbiamo un 6 di coppe, un asso di coppe, un fante dov'era? Un fante di coppe qui, quindi e un asso di pentacoli qui, quindi se siete in coppia si può parlare di, diciamo, fare il passo successivo, quindi magari ampliare la famiglia.
Non deve necessariamente essere un figlio, può anche essere un animale da compagnia, è ipotesi. E poi comunque con questo 2 di bastoni e spiegato, scusate, dalla carta del sole e dal 6 di pentacoli, ho come la sensazione che ci sia la voglia. Anche qui sono 2 carte di bambini, tra l'altro. Però è come se da un lato ci fosse questa indecisione ehm, su come agire e su che cosa è portato solo dall'istinto puro, che cosa è un puro sogno infantile e che cosa invece è un sogno che si può realizzare. Quindi è un po' come se... Però comunque ragazzi le vedo benissimo, perché comunque appunto si finisce con il sole, si finisce con l'abbondanza, con la prosperità, si esce anche un po' da questa ingenuità di cui vedevamo qui anche con i 6 di coppe e c'è uno sguardo al futuro molto più positivo. Vi dico, attenzione alle rotture di casa, i tubi, quelli che possono essere, non so, gli elettrodomestici o qualche tipo di attrezzatura. Andiamo a vedere una carta per darvi uno spunto di riflessione, una domanda che potete porvi sul momento presente. Perché mi è difficile essere felice? Interessante, perché qui in realtà non è che avete carte brutte, anzi, avete carte molto belle, di appagamento, di sogno, di felicità, di inizio di amore, di espansione, genuinità, di purezza, di fiducia. Non lo so, ho come la sensazione che qualcuno pensi che si possa stare meglio, perché non è che non siate felici, ma è come se non riusciste a probabilmente consapevolizzar tra l'altro ragazzi, anche qui abbiamo la regina di coppe che parla di gravidanza. Chiedetevi quanto tempo riuscite a stare nella felicità, perché ci sono delle persone che quando va tutto bene, quando è tutto calmo, tranquillo, sereno, probabilmente non sono abituate a stare nella felicità e cominciano a pensare che è troppo bello per essere vero e che sicuramente deve succedere qualcosa di molto brutto perché è impossibile che vada tutto così bene. E cominciano a dare energia a quel pensiero, cominciano a, come vi posso dire? Sì, a dare energia, a far concretizzare quel tipo di pensiero, continuano a dare energia fin quando questo pensiero diventa denso, fino a quando scende sul piano materiale e si concretizza quella cosa lì che stiamo pensando. Quindi quando è tutto bello, semplicemente godetevi quel momento, immagazzinate il ricordo, senza farvi troppi problemi per il futuro, insomma, vivete nel qui e ora. Carta numero 21. Allora, questa carta parla di perdono, di compassione e di autoaccettazione. In effetti, ragazzi, qui abbiamo una giustizia. Ho come la sensazione che qualcuno metta dei limiti, metta dei muri, delle barriere, delle regole anche potrebbero essere, vi dico, per qualcuno verso i figli. Cioè, c'è un tema legato ai figli, per qualcun altro è un progetto, magari può essere il progetto della relazione o su come va vissuta la relazione, ipotesi, e vi dico che questo tipo di rigidità ehm, può portare al giudizio e quelli che giudichiamo più di tutti siamo noi stessi. Quindi staccatevi un pochettino dalle regole e iniziate ad autoaccettarvi esattamente così come siete. Cari amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie future. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Se il video vi è piaciuto potete mettere like, iscrivervi, condividere o commentare. Se poi volete anche sostenere attivamente il canale potete lasciare una donazione o abbonarvi. Le fasce di abbonamento sono due, quella più bassa è semplicemente un supporto, quella più alta vi dà accesso ai video di crescita personale e spirituale.
Giusto per spiegare un pochettino le differenze, il percorso individuale che sto proponendo, basato sulle credenze limitanti, è specifico, cucito sulla persona ed è una parte di tutto quello che vado a trattare nella sezione degli abbonamenti con i video di crescita, ok? Bene, io di nuovo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!